relatività di Galileo Galilei, relatività ristretta e generale di Albert Einstein. Questa è una riduzione divulgativa per l'Università della Terza Età di Portogruaro, che si trova nel territorio di Venezia in Italia. Io sono il professore Carmelo Amore. Ecco, in questo video quindi tratteremo della relatività ristretta o speciale di Einstein, vedremo i risultati e precisamente il tempo rallenta tra due sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme, gli oggetti si accorciano, la luce ha la massima velocità possibile, il problema della simultaneità degli eventi, poi vedremo l'equivalenza tra energia e la massa che è condensata in questa piccola formula E uguale ad mc al quadrato, dove E è l'energia, m è la massa e c è la velocità al quadrato, velocità della luce al quadrato. E infine la luce si propaga nel vuoto. Ecco, la relatività ristretta fu scritta, come dicevamo, in una rivista di fisica, Annalen der Physik, tedesca, nel 1905. Teniamo presente che Albert Einstein è tedesco, è nato a Ulm nel 1879 e morì a Princeton, New Jersey, nel 1955. Dopo 10 anni della relatività ristretta, formulò proprio la teoria della relatività generale nel 1915. E i risultati per la ristretta, la velocità della luce è costante, questa posizione è di fondamentale importanza. L'energia è equivalente alla massa per la velocità della luce al quadrato. Lo spazio e il tempo non sono assoluti. Poi per la relatività generale, dove il campo gravitazionale è più intenso, il tempo rallenta, e lo spazio nei pressi di una massa gravitazionale si curva. Qui abbiamo una lavagna con tutte le formule di matematica La fisica che osserviamo sulla Terra è la stessa in tutto l'universo. Questo non era scontato fino al 1600, quando venne Galileo e confermò la scoperta e la teoria di Niccolò Copernico. La relatività di Einstein parte dalla relatività di Galileo, che come dicevo abbiamo visto nel primo video, ma sconvolge la conoscenza della fisica a cui siamo abituati quando scopre che la velocità della luce è costante. Ecco, è questo il punto focale della teoria della relatività, sia ristretta che generale. Vediamo cosa dice la relatività ristretta o speciale. Le leggi della meccanica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme. 2. Seconda osservazione importante e affermazione importante: la luce si propaga nel vuoto a velocità costante c, indipendentemente dallo stato di moto della sorgente o dell'osservatore. Vedremo quale conseguenza avrà questo fatto. Già Lorentz e le trasformazioni di Lorentz ci permettevano di applicare all'elettromagnetismo questa elasticità del tempo
Esaminiamo adesso questa relazione. Abbiamo il tempo che scorre a terra e il tempo che trascorre sulla astronave. Appena un sistema si muove con velocità rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, il sistema fermo vede il tempo del sistema in movimento accorciarsi. Ecco, il tempo si dilata per chi sta fermo, mentre per chi si muove il tempo s'accorcia, il tempo trascorre meno velocemente. E qui ho fatto un esempio che è abbastanza comprensibile. Esaminiamo la tabella. Allora, qui abbiamo, consideriamo un tempo di 10 secondi sull'astronave, quindi sempre lo stesso tempo. Sull'astronave trascorrono 10 secondi. Che cosa succede? Che cosa succede a terra? Come la Terra vede questo tempo di 10 secondi? Allora, se la velocità dell'astronave è 299 metri al secondo, praticamente non c'è nessuna differenza. E questo ci dice a basse velocità, però queste sono già 1000 km orari, a bassa velocità noi abbiamo che l'effetto relativistico non si avverte. Ecco. Se andiamo a 299.999 metri al secondo, appare, qui abbiamo 0, 0, 0, 5 zeri e poi alla sesta cifra appare il 5. Quindi anche qui c'è una modifica e già comincia ad avvertirsi, noi ovviamente non la percepiremo. Poi qui abbiamo una velocità di 299.999.999 metri al secondo. Siamo prossimi alla velocità della luce. Ecco. Allora, nell'astronave trascorrono 10 secondi, invece sulla Terra trascorrono 122.474 secondi. Teniamo presente che un'ora è 3.600 secondi. Ecco, vediamo adesso i risultati della relatività ristretta di Einstein del 1905. Ecco, il tempo rallenta se ci muoviamo, gli oggetti in movimento si accorciano, la luce è l'oggetto più veloce dell'universo, la simultaneità non è univoca, l'equivalenza tra massa ed energia, la luce si propaga nello spazio vuoto. Cominciamo a esaminare le varie. Il tempo rallenta se ci muoviamo. Con la relatività ristretta si scopre che lo spazio e il tempo non sono variabili indipendenti, ma sono intimamente connessi in quello che viene chiamato spazio-tempo, che è un nuovo parametro. Prima un punto nello spazio, geometricamente parlando, era indicato con x, y e z. Ora lo spazio-tempo è indicato con x, y e il tempo, cioè abbiamo la quarta dimensione. Il fisico nucleare Simone Baroni, che ringrazio perché mi ha permesso di conoscere, di capire meglio sia la relatività ristretta, ma soprattutto la relatività generale, e ci aiuta intuitivamente a comprendere questo spazio-tempo. Dice, lo spazio-tempo dobbiamo considerare come se fosse un liquido blu che si ripartisce tra due cilindri graduati. Ora, se un sistema è fermo, vedete qui non c'è nulla.
Il fatto che non ci sia nulla nel secondo cilindro graduato significa che il sistema è fermo. Ecco. E quindi questo liquido si ripartisce tra due componenti dello spazio-tempo. Uno è proprio il trascorrere del tempo. Se questo cilindro graduato è pieno, vuol dire due cose. Uno, che il tempo scorre alla massima velocità e che contemporaneamente il sistema è fermo rispetto al punto di riferimento. Se invece abbiamo la ripartizione del liquido tra i due, vuol dire che il sistema, lo spazio-tempo, si ripartisce tra i due cilindri. E allora il tempo scorre meno velocemente, vedete, meno velocemente, e la velocità nello spazio aumenta. Quindi più si va veloci, più il liquido nel cilindro graduato a destra va su e questo va giù, perché la quantità dei due è sempre la stessa e tutto questo è legato proprio alla velocità della luce. Leggiamo il riquadro. Mi muovo nello spazio. Ecco, mentre prima ero fermo, adesso mi muovo nello spazio. E allora, per questo, siccome mi muovo nello spazio, dello spazio-tempo deve entrare in questo cilindro. Quindi rimane meno velocità di spazio-tempo per far scorrere il tempo e di conseguenza il tempo trascorre più lentamente. Un altro modo intuitivo per comprendere come rallenta il tempo è quello di considerare un orologio a specchio. L'unità di misura di questo tempo è dato da un raggio luminoso che parte dalla capsula, va su uno specchio e ritorna. Ecco, questo è il tempo unitario di questo orologio. Se l'orologio si muove, il raggio di luce percorre una lunghezza maggiore, infatti farà così, mentre quando è fermo fa così, quando invece si muove, quando l'orologio si muove, fa una traiettoria assoluta di questo genere. Succede che se aumenta lo spazio, t deve aumentare, perché se t resta sempre lo stesso, quindi se la velocità della luce è costante e lo spazio aumenta, il tempo t deve essere più grande, deve essere maggiore, perché ciò vorrebbe dire che la velocità v della luce aumenterebbe e questo non è possibile. Ecco, vediamo adesso da Super Quark una clip che ci consente di capire meglio questo concetto. Che ci racconta perché la costanza della velocità della luce, cioè il fatto che la luce si muova sempre alla stessa velocità, incida sul passare del tempo. Proviamo a capirlo. Allora, qui abbiamo un fotone che facciamo andare avanti e indietro, cioè un raggio di luce che si muove fra due specchi, rimbalza fra due specchi e che sta andando a una velocità che è 1/1000 della reale velocità a cui si muoverebbe la luce. E quindi ogni volta che torna su fa scattare il contatore del tempo, un'unità di tempo. Possiamo considerare questo un orologio a luce che ha il suo rintocco ogni volta che il fotone rimbalza su questo specchio. Allora, cosa succede se si facciamo muovere questo orologio e noi vediamo l'orologio viaggiare, vediamo cosa succede. Naturalmente il fotone, per tornare al rintocco, dovrà fare un percorso più lungo ed è chiaro che se si muove alla stessa velocità farà il rintocco più tardi. Cioè, in altre parole, la distanza dei rintocchi nel tempo sarà maggiore. Perché la velocità della luce è sempre uguale e quindi cambiando la lunghezza deve cambiare. E quindi il concetto è questo, che intorno alla velocità della luce deve cambiare il tempo. Sì, perché la velocità della luce rimane costante e il tempo e lo spazio in qualche modo si devono, come dire, adattare. E qui noi lo rivediamo in questa grafica che ci spiega meglio perché il percorso che deve fare questo fotone è più lungo. Sì, perché come si vede questo è proprio un triangolo e quindi
andando alla stessa velocità impiegherà più tempo. Diciamo che Arrivare soprattutto questo è il concetto, mi sembra, che la velocità della luce è costante e non si può muovere. Quindi si devono muovere il tempo e lo spazio per accordarsi con questa legge. velocità. Sì. Ecco. Questo naturalmente è molto difficile da capire. Poi va detto che siccome le nostre velocità sono sempre molto bassi, nell'esperienza quotidiana questo non lo vediamo. E ne parleremo dopo. Bisogna dire che Questa è la relatività ristretta, quella che poi porterà anche alla legge E uguale mc quadro, ma è solo una piccola parte della... Altra questione che si sente sempre dire a proposito della relatività ristretta è quello del paradosso dei gemelli. Sì, teoricamente immaginiamo che due fratelli, due gemelli, praticamente si salutano, un fratello va su un'astronave e quindi andrà nello spazio a velocità della luce. Poi ritorna e quando ritorna trova il fratello più invecchiato, perché sull'astronave il tempo trascorre più lentamente che sulla Terra da cui è partito. Ecco, altra cosa sconcertante è che quando ci si muove gli oggetti si accorciano. Ovviamente bisogna sottolineare una cosa. Le persone che sono per esempio in un autobus non notano assolutamente niente se questo autobus va alla velocità della luce o prossima alla velocità della luce, non si accorgono di nulla. L'autobus cambia dimensione rispetto al sistema che è fermo, quindi in sostanza sono le persone che sono nel primo sistema, che sono a terra, che vedono, potendola vedere, vedono accorciare l'autobus. Gli oggetti si accorciano in movimento. Teniamo presente che questo avviene a tutte le velocità. Il bus si contrae nella direzione del moto. Le lunghezze degli oggetti si accorciano nella direzione del movimento, mentre restano invariate nelle direzioni trasversali. In sostanza, il bus si accorcia in lunghezza, ma larghezza e altezza restano invariate. Vediamo adesso un piccolo video. Vorrei accennare subito al fatto che quando un oggetto si muove, questo oggetto si comprime. In che senso si comprime? Nel senso che si schiaccia. Per esempio, immaginiamo un bus che si muove a velocità altissime. Nella direzione del moto, questo bus ci apparirebbe schiacciato, cioè se un osservatore sul marciapiede misurasse la lunghezza del bus, risulterebbe più corto di quando il bus è fermo. Si schiaccia solo in direzione del moto, quindi rimarrebbe alto uguale e largo uguale. Simone, ci daresti qualche esempio di quanto si contraggono gli oggetti quando si muovono rispetto a noi? Certo, ho creato questo Excel che puoi scaricare gratuitamente. Trovi il link nella descrizione del video. Prendiamo un bus di 11 metri di lunghezza. A 180 km/h il bus apparirà più corto di 0,2 milionesimi di metro. È piccolissimo! A circa 10 milioni di km/h, ovvero all'1% della velocità della luce, il bus appare 0,5 mm più corto. Al 50% della velocità della luce il bus appare lungo solo 9,5 metri e al 98% della velocità della luce il bus appare lungo di solo 2 metri. Altra conseguenza della relatività ristretta è la luce è l'oggetto più veloce al mondo. Ecco, la luce è la realtà fisica che si propaga alla velocità di 300.000 km al secondo, pari cioè a 1 miliardo di chilometri all'ora. È la massima velocità raggiungibile nell'universo. Ovviamente, sì, per noi che siamo sulla Terra è una velocità incredibile. Tanto per avere un'idea, E1 e 2. In questo intervallo di tempo un raggio di luce è andata sulla Luna ed è tornato. Oppure, per esempio, se io faccio E1
In questo tempo un raggio di luce ha fatto il giro dell'equatore più di 7 volte. Ecco, vediamo adesso una clip interessante sulla velocità della luce. Questi fenomeni diventano evidenti solo quando si viaggia a velocità molto vicine a quelle della luce. E queste velocità sono fuori dalla nostra portata. Basta pensare che l'oggetto più veloce che l'uomo ha costruito è una sonda interplanetaria che nel suo momento di punta massima può raggiungere quasi 20 km al secondo. Ebbene, la luce è 15.000 volte più veloce, 300.000 km al secondo. Cioè un attuale razzo interplanetario nei confronti della velocità della luce si trova esattamente nella condizione di una tartaruga nei confronti di un aereo a reazione. 15.000 volte più lenta. La velocità della luce, lo abbiamo visto, è grandissima, 300.000 km al secondo. È però grandissima se paragonata al nostro modo di vivere e di muoverci, cioè se paragonata a una bicicletta, a un aereo o anche a un razzo. Ma se la vediamo nel panorama generale dell'universo, in realtà si tratta di una velocità assai modesta. Perché? Perché è vero che un fotone di luce impiega meno di 1,5 secondi per andare dalla Terra alla Luna, ma è anche vero che impiega già 8 minuti per andare dalla Terra al Sole. Se noi potessimo metterci sul pianeta Urano e guardassimo dei flash di luce viaggiare dalla Terra al Sole, ci renderemo conto che questa velocità non è poi così alta. Vedremmo la luce avanzare come una lumaca. Se ci ponessimo poi su una stella e osservassimo dei flash di luce viaggiare tra la Terra e la stella più vicina, li vedremmo compiere questo tragitto in 4 anni. Se infine ci ponessimo fuori dalla nostra galassia e guardassimo la luce andare da un'estremità all'altra della galassia, la vedremmo compiere questo tragitto in quasi 100.000 anni, cioè ci apparirebbe quasi immobile. La simultaneità non è univoca. Due eventi sono simultanei se avvengono nello stesso momento per un osservatore, ma possono essere percepiti in due momenti diversi da un altro osservatore. In questo esperimento mentale, un osservatore esterno al centro del vagone vede i due fulmini simultaneamente nello stesso istante, proprio perché è a terra e quindi vede il lampo in B e il lampo in A contemporaneamente. Ma vediamo cosa succede adesso ad un viaggiatore all'interno del treno che va a velocità V. Questo vede il fulmine posteriore dopo quello anteriore, perché il treno si muove ad una velocità V. Il lampo B, per giungere al punto M, al centro del vagone, siccome il treno si muove, il tempo che il lampo impiega per arrivare da B1 a B2, il nostro viaggiatore si sposta un pochino più in là, quindi il lampo deve fare uno spazio maggiore. Questo invece nello stesso tempo arriva prima al nostro viaggiatore, e quindi lo stesso fenomeno, quindi quei lampi contemporanei visti dall'osservatore esterno, viene visto in due momenti diversi dal viaggiatore. Equivalenza tra massa ed energia, che si concretizza nella formula E uguale ad mc quadro, è celeberrima. Vediamo un pochino gli effetti di questa cosa straordinaria che purtroppo si è concretizzata in maniera spaventosa nelle bombe atomiche. Nella chimica normale, dove non ci sono trasformazioni nucleari, vige la legge di Lavoisier,
Lavoisier era un chimico francese. La legge di Lavoisier dice che la somma delle masse reagenti è uguale alla somma delle masse prodotte. Vediamo questa reazione famosissima, che è la reazione dell'acqua. Due molecole di idrogeno si sommano a una molecola di ossigeno per dare due molecole di acqua. Dal punto di vista della massa, quindi dovremmo avere che la massa prima e la massa dopo devono essere uguali. Se prendiamo 4 grammi di idrogeno e li facciamo reagire con 32 grammi di ossigeno, noi otteniamo 36 grammi di acqua. Quindi 4 più 32 è uguale a 36. Ecco, vediamo adesso una reazione nucleare. Ecco, prendiamo un atomo di litio, facciamolo reagire con un atomo di idrogeno, è un isotopo dell'idrogeno che si chiama deuterio. Poi questa reazione nucleare dà due atomi di elio più una notevole energia termica è misurata in mega electron in metro volt. Sembra che la legge di Lavoisier non valga per queste reazioni nucleari. Cambia la natura degli elementi e sparisce la massa, ma al posto della massa appare l'energia E, che per l'equazione di Einstein corrisponde alla massa che manca. La massa del litio più la massa dell'idrogeno non è uguale alla massa dell'elio. Ci si chiede, dove è finita la massa che manca? Perché la legge di Lavoisier deve sempre valere, anche nelle reazioni nucleari. Se facciamo la differenza delle masse reagenti e le masse prodotte, si vede che questa massa è proprio corrispondente al rapporto E fratto mc al quadrato, e quindi questo conferma la legge di Lavoisier e ci conferma anche che la massa che è sparita si è convertita in energia, proprio la massa che è sparita. Ecco, vediamo adesso una curiosità. Quanto è grande l'energia che equivale alla massa? Ha fatto un esempio in maniera da vedere in effetti le quantità spaventose che si scatenano dalla conversione della massa in energia. Ho preso un grammo di massa, ecco, cioè 0,01 kg, e l'ho moltiplicata per la velocità della luce al quadrato. Ricordo che la velocità della luce è 300 milioni di metri al secondo. Quindi 300 milioni per 300 milioni, immaginate quanto è già grande questo valore. Se teniamo conto che il potere calorifico della benzina è 43,6 megajoule al chilogrammo, facendo la divisione tra questa quantità e il potere calorifico della benzina, si ottiene 2 milioni di chilogrammi di benzina, che corrispondono a 3 milioni di litri. Se prendiamo un'auto che con 1 litro ci fa percorrere 14 km, bene, noi possiamo con questa quantità percorrere una distanza di 42 milioni di chilometri, che corrisponde qui in Italia alla distanza, per esempio, tra Venezia e la Sicilia e al ritorno, circa 3.000 chilometri, e questo percorso lo si potrebbe fare per 14.000 volte. Questa è l'energia enorme che è nascosta dentro la massa.
Il suono è una vibrazione in un mezzo fisico, quindi nel vuoto non può propagarsi. La luce invece non si può considerare come la vibrazione di una sostanza materiale e di conseguenza, essendo di natura elettromagnetica, può navigare nel vuoto. Perché si dice questo? Perché fino alla fine del 1800 si pensava che la luce dovesse propagarsi con l'aiuto e il supporto di un qualcosa di materiale. Ecco, come il suono si trasmette con l'ausilio dell'aria, così il vuoto. E quindi si cercava questa sostanza che veniva chiamata etere. Ecco, notate, nel primo video abbiamo parlato di etere perché era la sostanza assimilata alla quintessenza di Aristotele. Insomma, poi praticamente lo studio di Einstein dice, guardate, l'etere non esiste, infatti non è stato trovato. Tutte le radiazioni elettromagnetiche, tra le quali c'è la luce, possono essere interpretate come vibrazioni del campo elettromagnetico, oppure come particelle velocissime, i fotoni, che sono privi di massa. Superquark adesso ci aiuta a capire meglio la relatività con un esempio più vicino alle nostre esperienze quotidiane. Dice: che cosa succederebbe nella nostra vita se la luce avesse una velocità di 100 km orari? Ecco, questa bella idea fa comprendere meglio che cosa è la relatività ristretta. Possiamo fare allora un esercizio di immaginazione. Supponiamo che la velocità della luce non sia di 300.000 km al secondo, ma molto più bassa, cioè soltanto 100 km l'ora. Ebbene, in tal caso, noi potremmo sperimentare quotidianamente gli effetti della relatività nella nostra vita di tutti i giorni. Per esempio, potremmo vedere che un'automobile su un'autostrada, man mano che aumenta la velocità, si contrae e non riesce mai a raggiungere i 100 km orari che diventerebbero un limite insuperabile, poiché per accelerare la macchina a una tale velocità occorrerebbe un'energia infinita e a questo punto anche la massa dell'auto diventerebbe infinita. Potremmo anche vedere che a bordo dell'automobile tutta la vita si svolgerebbe al rallentatore, tanto più al rallentatore quanto più la velocità viene aumentata. Se quest'auto viaggiasse così per 10 anni di seguito, senza fermarsi, cosa accadrebbe? Ebbene, rientrando a casa e frenando, la lunghezza tornerebbe a diventare quella di prima e anche il tempo a bordo scorrerebbe come prima. Ma mentre per la gente rimasta a casa sarebbero passati veramente 10 anni, per quelli a bordo sarebbe passato molto meno tempo, magari solo 10 settimane o solo 10 giorni, a seconda della velocità, per via del rallentamento del tempo e quindi anche del rallentamento della vita e dei processi vitali. In un tale mondo gli effetti relativistici diventerebbero una routine quotidiana. In una partita a tennis, per esempio, la palla ogni volta, per effetto della velocità, si contrarrebbe ad ogni tiro. Poi, fermandosi, riprenderebbe le sue dimensioni precedenti. Dopo un po' non faremmo più caso a questa stranezza e la considereremmo una normale legge fisica, come è in realtà. E salendo su un treno che va da Torino a Roma, saremmo perfettamente consapevoli del fatto che mentre gli orologi delle stazioni ferroviarie segnano una durata di viaggio di 8 ore, il nostro orologio a bordo segnerebbe magari solo un'ora, perché viaggiando vicini alla velocità della luce avremmo vissuto al rallentatore. E arrivando rimetteremmo le lancette a posto come si fa scendendo da un aereo quando si attraversano dei fusi orari. Insomma, gli effetti relativistici non ci sorprenderebbero più se vivessimo in questa dimensione, che in realtà non possiamo sperimentare perché la velocità della luce è per noi troppo elevata. Rimane naturalmente un grosso interrogativo, un enigma che alla nostra mente continua a sfuggire. Perché accade tutto ciò? Per quale ragione il tempo cambia e le dimensioni cambiano con la velocità? La risposta, in un certo senso, è molto semplice. Le cose in realtà stanno così, da sempre. Siamo noi a non essercene mai accorti, perché non abbiamo mai sperimentato queste velocità.